Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci e le tendenze energetiche predestinate per che cosa ho visto? Per la prima metà di settembre 2026, la ruota della fortuna, amici dei pesci. È una bellissima carta, è una carta che mi parla di cambi improvvisi, cambi positivi, occasioni che arrivano dall'alto, nuove conoscenze, una nuova rete di telecomunicazioni. Non lo so, mi è arrivata questa parola, io volevo dire una nuova rete di conoscenze. Comunque magari per qualcuno potrebbe risuonare. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure sotto nella descrizione del video trovate il numero di telefono, il link alla pagina web dove c'è tutto quello che propongo, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene. Partiamo con un 2 di coppe, possibili incontri, collaborazioni, mediazioni, abbiamo la forza, un 10 di bastoni, il re di coppe, la carta degli amanti, un re di pentacoli, ullala, un 4 di spade e un 10 di pentacoli. Ragazzi, carte direi belline. Adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico più importante del periodo. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. Vi ricordo che sono gli ultimi giorni per poter approfittare della promozione sulla lettura fast. Guardate cosa si è girato qua. Ruota della fortuna. Cioè, ragazzi, cioè, ruota della fortuna, re di coppe, regina di coppe. Guardate, li lascerei qui solo perché sono così belli da vedere. Ok, per quello che riguarda la promozione, giusto per finire, c'è il video sotto che vi spiega come funziona. Allora, partiamo da questo 2 di coppe. Abbiamo un re di pentacoli, un 5 di pentacoli e un cavaliere di spade. Probabilmente sarà un momento dove avrete bisogno di trovare un punto di incontro con qualcuno che sia vantaggioso per entrambe le parti, dove anche voi non perderete, diciamo, troppo terreno, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere la forza. Abbiamo una torre e un asso di denari. Sembra che questo nuovo punto di incontro possa far cadere qualche certezza del passato e dare il passo a questo asso di pentacoli, a questo nuovo inizio. Mi viene da dire a questo nuovo modo di impostare le cose a livello materiale, a livello pratico, perché anche qua avete due carte di pentacoli. Andiamo a vedere il 10 di bastoni, abbiamo un cavaliere di pentacoli, un 5 di coppe e una regina di spade. Ho la sensazione che qualcuno debba lasciarsi indietro come questo pensiero negativo, questo pensiero di carenza sul non sono abbastanza, sul non ce la faccio da solo o da sola, sul non sono abbastanza bravo, istruito, abile, quello che vi pare per arrivare a quell'obiettivo. C'è come una sorta di modus operandi, mi viene da dire, con questo 10 di bastoni, che è il caso di lasciarsi indietro certe responsabilità che probabilmente non sono vostre. Può essere il fatto di risolvere i problemi agli altri.
È una cosa che mi è arrivata così. Andiamo a vedere il Re di Coppe. O il fatto di dover rivestire un certo ruolo. Abbiamo un fante di coppe e un 6 di bastoni. Scusate, potrebbe arrivare un'offerta, una proposta, per qualcuno si tratta anche di un tema lavorativo magari, eh? C'è comunque un 6 di bastoni, c'è come un riconoscimento, un'ufficializzazione, potrebbe essere la fine di un percorso educativo piuttosto che scolastico o formativo e da lì arrivare come una proposta di collaborazione e questo lo vedo sia perché c'è il 2 di coppe sia perché c'è la carta degli amanti che adesso andiamo a vedere. 2 di spade e 4 e 4 di bastoni. Datemi una carta per il 2 di spade. È come se qualcuno qua non vedesse l'amore o per una persona o per una situazione o per un lavoro, potrebbe anche essere. Però in realtà sento che in questo periodo ci sono come delle buonissime possibilità per seminare qualche cosa di nuovo, per seminare una relazione che sia romantico, lavorativo, familiare, non importa, però in equilibrio, che finalmente vi dà la serenità e la pace che state cercando. Ora, questo asso di coppa al contrario mi dice che forse voi siete un pochettino chiusi, può essere nei confronti della situazione, nei confronti di questo nuovo inizio o della novità, magari. Andiamo a vedere il Re di Pentacoli. Abbiamo un 4 di spade. E il Mago. Di nuovo, è come il concretizzare un nuovo inizio. Lo sento molto materiale, si vede che qui è più una cosa del viversi quotidiano, potrebbe essere anche qui, abbiamo il Re di Pentacoli che si ripete. Però ecco, con questo 4 di spade, sento un po' che è come se dovesse trovare la vostra forza interna da soli. E qui anche abbiamo la carta della forza, la forza di iniziare. La forza, con queste due carte mi verrebbe da dire di ricominciare, di mettersi in discussione. Andiamo a vedere il 4 di spade perché è un'energia che si ripete e probabilmente potrebbe anche esserci un momento di isolamento, vi dirò, nella terza settimana, scusate, nella seconda settimana di ottobre, ma perché dico ottobre? Settembre. Magari per qualcuno ha a che vedere con settembre-ottobre, potrebbe essere uno spoiler, però è come se qualcuno avesse paura di esporsi qui, di... Ah, adesso ce l'ho. È come se qualcuno di voi avesse paura a far vedere le proprie vulnerabilità. La carta degli amanti è una di quelle carte dove nei tarocchi tradizionali le persone sono nude, proprio perché per coltivare l'amore vero, l'amore pulito, puro, profondo, bisogna mettersi a nudo con l'altro o l'altra. E qui c'è come una paura a farsi vedere nella completezza, mi viene quasi da dire. Questo 4 di spade potrebbe essere un momento di silenzio, di isolamento, di riflessione che potreste prendervi effettivamente per secondo me rivalutare anche un po' il punto di vista della Luna, perché è sempre un punto di vista parziale, comunque è, tra virgolette, contaminato dalla paura. Andiamo a vedere il 10 di Pentacoli perché lo sento molto in linea con questa ruota della fortuna. Guardate, giustizia e 7, è come non avere più dubbi, 7 di coppe. È come se tutte le paure della luna si dissolvessero ad un certo punto. C'è un 10 di Pentacoli che è una carta di unione, una carta di famiglia, una carta di abbondanza, di prosperità. La giustizia mi parla di contratti, occasioni fortunate che arrivano. Ragazzi, lo sento veramente un buon periodo. Qui potrebbe esserci quel tipo di preaccordo fatto inizio settembre che diventa come ufficiale attraverso anche questo 6 di bastoni. C'è una sorta di titubanza nell'iniziare,
nel vedersi all'interno di questa collaborazione piuttosto che relazione, ma una volta che ci si mette un po' a nudo, che si riflette, che si fanno, diciamo un certo tipo di lavoro introspettivo, sento che è come se riusciste a definire che tipo di regole, contratti, accordi, unioni, relazione volete creare o siete in grado di creare. Ok, passiamo ai vari settori. Voi sapete che potete appoggiare il dito sul cursore e spostarvi in avanti e indietro in base al settore che vi interessa. Disoccupati. Ci sono grandi possibilità perché possa iniziare un lavoro. Con queste carte sento che è facile che sia un lavoro contrattualizzato e vi dirò che potrebbe anche esserlo nel lungo periodo perché c'è la giustizia e mi parla di contratti lunghi, quindi direi minimo 3 mesi. Ehm, Vi dirò che potrebbe essere un lavoro che vi dà delle soddisfazioni, potrebbe anche essere un qualche cosa collegato alle vostre passioni, alle vostre attitudini, ai vostri hobby, ma ho sempre un po' la sensazione che abbiate l'idea di non essere abbastanza bravi, di non essere in grado, di non essere sufficientemente formati ed è un po' quello, diciamo, la parte negativa dei pensieri che c'è bisogno di lasciare indietro per dare come il passo a questa ruota della fortuna. Se parliamo di dipendenti, sento che se state aspettando aumenti di stipendio, promozioni o cose per lo stile, è facile che arrivino in questo periodo o se avete intenzione di chiederli, è un buon periodo per chiederli, è un buon periodo per reinventare o ridefinire gli accordi contrattuali che avete attualmente. Ehm, Se state aspettando dei rinnovi, anche in questo caso sento che possono arrivare. Autonomi. Siete alla ricerca della vostra stabilità economica, lavorativa, collaborazionale e sento che una volta che vi toglierete un certo tipo di aspettativa da parte cioè verso l'altra persona o verso quello che potrebbe essere il cliente, il mercato, il momento magari stagionale, le cose potrebbero come prendere un'altra, cioè è come se vi rendeste conto che effettivamente così male non va, anche se voi avete l'asticella molto alta, anche se gli obiettivi che vi siete prefissati non arrivano, alla fine è come rendersi conto che anche così non va male e c'è come una valutazione per, mi viene da dire, portare a terra i sogni del passato. È come se qualcuno avesse qualche cosa in testa e si potesse mettere a frutto in questo senso. C'è una giustizia e un 10 di pentacoli. Per qualcuno si tratta di qualche tipo di assorbimento a livello aziendale, qualche contratto. Mi parlano di come se fosse arrivato il momento di aprire per qualcuno una spa e fosse arrivato il momento di quotarla in borsa o di iniziare come a partecipare a questi grossi gruppi. Parliamo di progetti e di figli. Allora, direi che va tutto a gonfie vele in questo senso, perché potrebbero arrivare come delle nuove proposte lavorative, delle nuove proposte come sponsor, come pubblicità, come qualcuno magari vuole pubblicizzarvi gratuitamente. Se fossero figli, potrebbe essere come un momento decisivo per la loro carriera o per il loro percorso di studi e quindi è come se avessero bisogno del vostro supporto, più che tutto morale, poi magari anche economico, però più che tutto morale.
Parliamo di denaro, ragazzi, giustizia, 10 di denari, ruota della fortuna, due volte il re di denari, l'asso di denari, periodo molto molto florido a livello di denaro. Secondo me ce ne sarà in abbondanza e potrete iniziare qualcosa di nuovo o potrete, per qualcuno si tratta di iniziare con qualche forma di investimento. È quello che mi dice un po' questo 10 di pentacoli. È come se fosse giunto il momento di far crescere quello che già avete. E poi anche con la ruota della fortuna, effettivamente l'asso di denari, per qualcuno potrebbero arrivare delle vincite al gioco. Se siete di quelli che state aspettando come dei rimborsi piuttosto che dei finanziamenti, è facile che in questo periodo arrivino o che arrivi quella firma che stavate aspettando. Parliamo di relazioni e parliamo di single. Dunque, diciamo che con questo 2 di coppe, subito all'inizio mi fa pensare ad una conoscenza che potrei o a qualcuno che potreste incontrare, nella prima settimana di settembre. Non so, la sensazione è di andare incontro a questa persona per non perderla. C'è la forza, la torre e l'asso di denari, come se vi sforzaste di rompere con certi schemi per iniziare qualcosa di nuovo. Questi schemi possono essere legati al 10 di bastoni, quindi alle aspettative vostre, a come vi aspettate l'altro, a come vi aspettate la relazione. Però devo dire che mano a mano che si sviluppa la lettura, c'è comunque un senso di stabilità, un senso di armonia, di venirsi incontro, di concretezza. Può esserci questo momento riflessivo effettivamente dove potrebbe essere importante per voi riconoscere e portare a galla quelle che sono le vostre paure per creare un qualche cosa di bello, di equilibrato, di giusto ragazzi. Anche il 10 di Pentacoli è la famiglia allargata, la famiglia dove si accetta la singolarità di ognuno. Non so se ho reso l'idea. La sento molto come la famiglia di anime io. Segni zodiacali. Sagittario, Bilancia, Leone, Vergine, Scorpione e Pesci. Relazioni. Allora, se siete in una relazione con qualcuno, sento che ci saranno dei grandi punti di incontro. Può esserci come l'andare alla fase successiva. Ehm, Potrebbe essere l'acquisto di una casa, per esempio, per qualcuno, o qualche tipo di eredità che arriva, soprattutto se magari siete in relazione da tanto e magari già convivete, qui ci può essere come qualche apporto materiale che migliora lo stato della relazione. C'è come un nuovo inizio qui anche per voi. Sinceramente non vedo traslochi. Quindi può essere come il valutare di andare a vivere insieme, valutare di comprare una casa o di vendere quella dove si è per andare magari da qualche altra parte. C'è come un cambio che si sta preparando qua con questa ruota della fortuna. E devo dire che con queste belle carte, perché anche il 4 di bastoni è una carta che mi parla di casa, sì, c'è come una nuova materialità, una nuova situazione materiale che si può presentare nella relazione in questo periodo. Parliamo di clandestini, indefiniti e relazioni complicate. Anche qui sento come una svolta, dei nuovi punti di incontro. Si rompe con gli vecchi schemi per iniziare qualche cosa di nuovo, qualche cosa di più supportante, piuttosto che qualche cosa di determinante, o così, è più un meglio fare in questo modo perché potrebbero esserci questi risvolti positivi. È un'ipotesi come un'altra. Però comunque sento come nuovi accordi, nuovi punti di
unione, nuovi punti di... sento come se inglobaste qualcuno o qualcosa nella vostra vita o come se voi foste inglobati nella vita di qualcuno. Mm, ora, dipendendo un attimo dal tipo, ok? Perché se siete clandestini diventa difficile, però se per esempio siete senza etichetta, nel senso che vi state frequentando e non vi siete ancora detti a che livello siete della conoscenza, c'è una giustizia e un 10 di pentacoli e una ruota della fortuna. Io sento che è facile che entro il mese di settembre riusciate come a definire le cose con questa persona, a porre come delle regole, a mettere questa etichetta e se fosse in una relazione difficile c'è come un nuovo equilibrio al di fuori di ogni aspettativa e di ogni proiezione, ok? Se parliamo di famiglia, allora, sento che c'è qualcuno intorno a voi che potrebbe non apprezzare abbastanza gli sforzi che state facendo e sento che è un po' come il tagliare la testa al toro, cioè se tu non mi vedi, se tu non apprezzi, il problema è tuo. Io so quanto valgo, so quanto mi sto sforzando e so quanto questi risultati siano importanti per me. È come un po' staccarsi dall'aver bisogno di conferme. E ripeto, c'è una ruota della fortuna, c'è come un cambio anche da un punto di vista della visione delle cose. Andiamo a vedere un oracolo per concludere la lettura. Carta numero 21, Arcangelo Zadkiel. Parla di autoaccettazione e di perdono. C'è qualcosa qua che dovete far venire fuori con questa luna al contrario, che secondo me ha a che vedere anche un po' con questo 5 di coppe e fondamentalmente perdonarvi. Amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail oppure potete abbonarvi al canale. Anche in quella sezione tratto tutto il tema delle credenze limitanti, però lì la formazione è ben più vasta perché ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di chakra, di kundalini, di traumi, di come trascendere l'ego, si parla di come si vede nell'etere, di come risvegliare i sensi psichici, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato e sto continuando a studiare in decenni di formazione personale e professionale. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 playlist, sono numerate, andrebbero viste in ordine cronologico. Tenete presente che sono numerate dall'1 al 4 perché la 3 è suddivisa in 3A e 3B e vanno viste parallelamente. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!